I paesaggi di Salvo sono paesaggi che nascono dall'arte. I paesaggi di Salvo arrivano dall'arte, perché prima di arrivare al paesaggio, Salvo passa attraverso l'arte. Ecco quindi che in questo caso il paesaggio è un filtro attraverso cui Salvo continua a manifestare il suo interesse per l'arte del passato. Non è un interesse anacronistico, non è un interesse esclusivamente citazionista e fine a se stesso, è un modo per dare intensità al paesaggio stesso e alla natura. Nel 1974 Renato Barilli allo studio Marconi firma una mostra di Salvo intitolata La ripetizione differente. È esattamente quello che dicevo prima. Il soggetto Salvo ripete se stesso continuamente e anche ossessivamente dall'inizio della carriera fino alla fine. Ma è una ripetizione sempre differente. E la differenza da che cosa è data? È data dall'intensità poetica che Salvo di volta in volta riesce a trasfondere nel paesaggio. Il paesaggio e la natura sono da sempre stati uno schermo per la proiezione della visione del mondo degli artisti e del proprio io. Qualche esempio che mi viene in mente in questo momento, il paesaggio archeologico di Mantegna, oppure quello letterario e mitologico di Claude Lorrain, e infine per esempio il romanticismo, con la proiezione dell'io e con l'ansia di infinito dell'artista che viene proiettata sul paesaggio. La pittura di Salvo conquista i sensi con immediatezza e con spontaneità. È sufficiente però questo per poter dire che la pittura di Salvo è una pittura immediata? In effetti non lo è, perché la pittura di Salvo non è semplicemente immediata e soprattutto non è una pittura ingenua, non è neanche più di tanto una pittura del quotidiano. La pittura di Salvo è una pittura colta, è una pittura che riconsidera il passato, è una pittura che ha una sensibilità antica, non è una sensibilità antiquaria, non è una sensibilità anacronistica, è una sensibilità antica che permette di leggere il presente attraverso il passato. E questo presente noi lo vediamo nei suoi quadri, è un presente eterno, è un presente immutabile, è un presente con una luce molto particolare, una luce che, come ha scritto Salvo stesso, sta sempre tra il tramonto e l'alba. Sono quadri soglia perché stanno tra una situazione estrema di luce e l'altra. Sono quadri quindi che in qualche modo vivono di questa luce senza tempo, che, come hanno detto alcuni critici in passato, implode nel quadro, è una luce implosiva, non esplosiva. E a questo punto, a proposito di questa luce, vengono in mente i versi di Pessoa, quando scrive che la luce, in questo caso, non è niente, non sarà niente, ma ha in sé tutti i sogni del mondo.